Ben ritrovati amici della Rossonera, buongiorno a tutti qui dalla radio, è mercoledì 25 giugno del 2025. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera. È obbligo di riscatto, ma è obbligo di like, quindi cliccate il pollicione all'insù, arriviamo a 1000-1500 mi piace, iscrivetevi al canale perché è gratuito, condividendo il video con amici, parenti, gruppi. Lasciateci un commento qua sotto dicendoci la vostra sull'attualità del Milan e abbonatevi. A 2,99 sono gli ultimi giorni per mantenere il vostro storico di abbonamento e fare l'upgrade tramite dispositivi Android e computer. Quindi abbonatevi a Squadra Livello 1. Grazie a tutti coloro che ci supportano facendoci andare avanti. Grazie davvero a tutti quelli che ieri ad esempio sono abbonati, sono stati parecchi ieri ad esempio, quindi grazie, ma come ha detto Henry, ultimi 5 giorni per non perdere lo storico, quindi occhio. A proposito di abbonamenti, apre la campagna abbonamenti del Milan con una grandissima casualità a poche ore dalle parole della D e di Iglitare che a casa Milan hanno tracciato un po' diciamo così, quello che sarà l'estate e presumibilmente anche la stagione. Andiamo a vedere anche le parole dei due protagonisti. Oggi dobbiamo parlare della questione Yajari, soprattutto, e insomma commentare un po' quello che è stato detto. In realtà capiremo non cose sconvolgenti, però qualche indicazione, soprattutto da Tare, è arrivata. Sì. Da che cosa vogliamo partire? Ci tiriamo via subito Yajari? Sì. Yajari, rilancino mattutino, 27 più 5, non basterà, ma almeno ci si è avvicinati a quello che vuole il Bruges, cioè 35 di fisso più coi bonus arrivare sui 40. Questa è la richiesta, questo è stato il rilancio di questa mattina, è un tentativo di avvicinarsi, non basterà, però insomma Non basterà Simo, un ma passettino, mi piccolo. prendo il buono. Guarda cosa ti dico, mi prendo il buono. 2 anni fa, 3 anni fa, quando è che è arrivato De Ketelare? 3 anni fa forse. No, 2. Boh, vabbè, comunque, cioè il primo rilancio a parte che si era partiti da tipo 20, ma vabbè. Il primo rilancio arrivò dopo tipo 2, 3 settimane. Il primo rilancio concreto. Qui son passati 2 giorni, neanche un giorno, quindi insomma mi auguro che questo porti a una maggiore celerità nelle trattative, perché le cose da fare son tante. È ovvio che non basteranno e bisognerà avvicinarsi un altro pochino e magari arrivare a poco più di 35 con i bonus, però ecco, l'importante è che se si vuole 'sto giocatore lo si vada a prendere, non che si faccia come Zirkzee o come altre trattative che poi son saltate. Vogliamo Yasari? Crediamo a Yasari? Pensiamo che se adesso vale 35, tra 3, 4, 5 anni valga 80 e soprattutto che nel mentre ci faccia vincere le partite, i trofei? Che si compri Yasari. Cioè poi le chiacchiere stanno a zero, bisogna iniziare a quagliare, come si suol dire. Allora, come detto, ieri intorno al primo pomeriggio c'è stato questo incontro a casa Milan tra la D, Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare e una ristretta cerchia di giornalisti. Non vorrei, facciamo così, dare patenti a una ristretta cerchia di giornalisti. Ok. Sì. Noi ad esempio non c'eravamo, quindi riportiamo le parole di quello che è stato l'incontro. Se vi aspettate di avere risposte a perché è stato ceduto Reinders, non le trovate. Perché Teo non è stato rinnovato il contratto, non le troverete. Perché a Maignan non è stato proposto il rinnovo di contratto e c'è stato questo problema, non lo troverete. Se ad esempio chiedete, che so, il rapporto con i tifosi, la questione curva, la D, non lo troverete. Troverete adesso quello che adesso vi leggo partiamo dalla D. Sì. Allora, abbiamo cambiato con questa stagione l'impostazione della nostra area sportiva. Ci siamo resi conto che è importante avere una figura come quella di Glitare. Nel corso dei nostri periodi ci siamo conosciuti, abbiamo visto una dinamica.
A livello dell'allenatore, quello che abbiamo deciso è di puntare su uno con esperienza, storie di vittorie, rendendoci conto che il calcio italiano è particolare e diverso. Avere esperienza nel calcio italiano era fondamentale. Beh, diciamo così, da una parte alla buon'ora, dall'altra vediamo questo terzo tentativo Sì, di forma Simo, di cioè io anche qui dividiamo in due. Parte positiva, forse, sottolineo forse, l'abbiam capita e quindi ci siamo o gliel'han accorti fatta capire. o gliel'han fatta capire e quindi abbiam capito che toccava mettere qualcuno di esperienza, qualcuno che desse priorità al campo, eccetera, eccetera. Parte 2 non l'ha detto perché non lo può dire a parole pulite, cristalline, lineari, ma il riassunto è: abbiam fallito. Il progetto precedente ha fallito ed è stato un errore, sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista economico. È ovvio che non te lo può dire perché a livello comunicativo sarebbe un autogol, però deve farci capire questo. Ma ripeto, prendiamoci anche la parte positiva, cioè forse l'abbiam capita o gliel'hanno fatta capire. Mh. Allora sulla D vado veloce perché poi la parte più interessante, penso che possa interessare anche ai nostri ascoltatori, sia la parte di Glitare dove parla di mercato, di struttura di squadra, del modulo, di Allegri e di quant'altro. Quindi anche perché credo ancora una volta rileggendo, si sia capito il tasso di incompetenza calcistica che veramente è abissale. Ma vabbè. Il calcio centrale nel progetto del Milan è una cosa ovvia, per noi sì. A volte c'è stata confusione di far sembrare il Milan un'altra cosa, di parlare di cose economiche. Noi che ne parliamo ovviamente, non No, loro che lo ecco, fanno. sì, io su questa frase volevo dire 2 cose. Mh. Perché non è che si è fatto credere, pensare che il Milan fosse un'altra cosa. Ma poi I ci fatti, i fatti, le azioni, le scelte, le decisioni hanno portato tutti a credere, a pensare, a vedere che il Milan fosse un'altra cosa. Perché non è che le persone commentano, parlano, esprimono le proprie opinioni in base alle invenzioni. Cioè le persone reagiscono, i tifosi reagiscono, l'opinione pubblica reagisce in base a quelle che sono le scelte, le decisioni, le azioni e i fatti. Quindi se prendo il buono della frase prima, cioè abbiam capito che il calcio italiano è diverso, serviva l'esperienza, eccetera, qui ti dico, caro mio, ricalibra, perché sono le scelte che hanno fatto sembrare il Milan un'altra cosa, non qualcuno. All'interno di questa considerazione ci tengo a dire che tutte le risorse economiche vengono investite con l'obiettivo di creare performance sportive. Bugia. Mi spiace, ma è palesemente bugia. I fatti sono lì a dimostrarlo. All'interno di questo ci sono dei paletti, dei parametri. Se spendi troppo a destra, poi non arrivi a sinistra. L'obiettivo è arrivare al top della prestazione sportiva, ma dobbiamo decidere anche come allocare le risorse che le ricaviamo sia dalla parte sportiva che da quella commerciale. In pratica si è contraddetto da se stesso. Ma va bene. Se ci sono interessamenti per i nostri giocatori è perché sono riconosciuti come forti, poi l'anno scorso non c'è stato il giusto contesto e non hanno reso al massimo. Certo, perché i piedi di Emerson Royale si raddrizzano all'improvviso, poi all'improvviso gli altri giocatori che sono stati comprati tra Okafor e compagnia cantante all'improvviso sbocceranno. Vabbè, lasciamo perdere la parte di Ibra che è la solita panzanata. Il processo di selezione da contare anche l'interesse diciamo così, per il rinnovo di Maignan non è stato toccato, perché la domanda è arrivata, ma non è stata data la risposta del tipo: il rinnovo è ancora una possibilità? La risposta è che c'è stato un interesse della società inglese, è un giocatore importante, è stato corretto Mike, lui e il suo agente sì. C'è stata apertura a questo interesse, ma allo stesso tempo c'è stata da parte loro, non c'è stata da parte loro una forzatura. Del futuro a medio e lungo termine giudicheranno i risultati. Cosa Ok. vuol dire?
Niente, perché sembra una frase su un allenatore, però Cosa vabbè, c'entra con Rinnovo? Niente. niente, ma insomma, cosa c'entra lui col calcio giocato? Niente, ne dimostra purtroppo. Pulisic rinnoverà, Christian ha ancora 3 anni di contratto con il Milan, non è una super emergenza. Ah, scopro oggi che in teoria che aveva rinnovato a dicembre scorso. Andiamo avanti, perché vabbè, poi le bugie hanno le gambe corte. Senti, ma possiamo Non so. parlare un po' più di calcio con Tare, che qui, ripeto, al netto della frase Dai, abbiamo forse è capito meglio, perché che tanto ci secondo me è intossichiamo diverso. soltanto a sentire queste cose qui che neanche al bar. Va bene, ha parlato Iglitare allora, e allora è meglio leggere lui e essere un pochino più seri, va, che è Eh, meglio. Ha confermato l'arrivo di Modric, un centrocampista di grande esperienza, di leadership, ha visto un ragazzo che ha ancora tanta voglia di essere competitivo. Non ci sarà solo lui, ma anche uno o due acquisti che faranno parte di questi giocatori esperti, ma saranno da traino anche per giocatori giovani di grande prospettiva. E ha fatto anche una sorta di differenza, tra poco la vedremo, tra i propri ruoli. A centrocampo siamo un pochino più verso l'esperienza. Su esempio i due esterni di difesa ha parlato di giovani. confermando che siamo alla ricerca di uno a destra e uno a sinistra di fatto, quindi Sì, ehm, sui ruoli bastava avere un po' di logica, insomma. sì, 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 però cioè, te lo sta confermando il direttore sportivo del Milan, quindi Mm. cioè, non è che vai a logica, perché uno potrebbe dire sì, però numericamente c'è Emerson Royale, prima che lo cedi devi capire cosa fare. Invece ti ha detto stiamo cercando un terzino destro e un sinistro di fatto, quindi bene così. Il punto di partenza è il centrocampo, sarà il reparto dove interverremo di più, una cosa che abbiamo analizzato con l'allenatore, meno male con lui. I nomi che hai fatto sono delle alternative rispetto alla domanda, e la domanda era su Xhaka e Ajari. Riteniamo sia importante aumentare la qualità di gioco della squadra. Guarda, lo attacco al resto del centrocampo. Aspetta, così magari ne facciamo un discorso completo. Muso lo ritengo un ottimo giocatore, ma stiamo cercando profili con caratteristiche che servono al progetto di Allegri. Stiamo cercando mediani bassi di un centrocampo a 3, quindi un vertice. Musa non ha queste caratteristiche. Stiamo valutando l'intervento di un altro giocatore a centrocampo insieme a un attaccante. Prenderemo terzino destro o sinistra, nel caso di una cessione interverremo anche su ali difesa. Stesso discorso per gli esterni d'attacco, che però sono le ali. Vabbè. In buona sostanza, sul centrocampo, riassumo, ha parlato di un vertice basso e di un centrocampo a 3. Quando poi gli è stato chiesto come verrà rimpiazzato Tijani Reinders, ha fatto anche l'esempio di Ruben Loftus-Cheek. Sì, ma Guarda, dei che paragoni difficili, guarda, te lo leggo così chiudiamo il centrocampo. Ma penso che il Milan abbia un giocatore come Loftus-Cheek, che è uno dei centrocampisti più completi del panorama europeo. Può essere un giocatore fondamentale per il Milan nella prossima stagione, dobbiamo cercare di gestire la situazione infortuni, ma il valore del giocatore non si discute. Si può sostituire anche con qualche nuovo innesto, con caratteristiche diverse da Reinders, anche perché vogliamo giocare con un centrocampo a 3, ma che si può trasformare durante la gara. allora, che Loftus-Cheek potesse essere un giocatore da Allegri, lo avevamo detto già quando è stato annunciato Allegri, Simo, nel senso che è un giocatore molto fisico, che ha quello strappo che negli anni migliori aveva un po' anche Rabiot, no? Con caratteristiche diverse, però comunque hanno quell'impronta lì e lo avevamo un po' predetto. Poi però Tare parla di un mediano, quindi del vertice basso, e di un altro giocatore, quindi io immagino vertice basso e mezzala, e quindi i nomi di per esempio Xhaka e Yasari hanno senso in questa direzione qui. Poi non so se Modric verrà utilizzato più da vertice o più da mezzala, non so se Avi Guerra rientra in questi discorsi, però comunque anche qui andando ad analizzare le parole, sì, io mi prendo due aspetti importanti. Uno, che Iglitare ha capito e Allegri pure che il centrocampo è da non ristrutturare, ricostruire. Punto 2, che sappiamo come giocherà il Milan l'anno prossimo. Cioè, immagino, se parla di terzini e se parla di centrocampo a 3, con un 4-3-3. Mm. A proposito di attaccanti, invece, andiamo su questa sorta di identikit che è stato tracciato.
parlando anche con Zlatan, a questa squadra manca una caratteristica. Avendo Jimenez a cui piace più aprirsi sulla fascia e poi entrare dentro, no. Cioè, questa no, onestamente. Poi magari abbiamo visto noi partite sbagliate, non so Può se chi ci essere. ascolta ha visto partite diverse, però no. Vabbè. Alla squadra manca un centravanti che sta dentro l'area, molto bravo a tenere la palla, a far salire la squadra e soprattutto che sia dentro l'area. Ci sono varie opzioni, non è una questione di prezzo ma caratteristiche. Ci sono opportunità durante il mercato e non mi nascondo a prendere se sono convinto che sia la cosa giusta. Poi il campo dirà. Per me è una questione solo di ruolo, posizione e interpretazione. Abbiamo deciso di stare attenti ma fermi e fare la scelta giusta al momento giusto. Prima di tutto la posizione a cui teniamo di più è il mediano, il resto lo sistemeremo. Ma insomma, stiamo cercando una prima punta d'area, così come i Jimenez in realtà. Poi capisco che abbiano caratteristiche un pizzico diverse, cioè i Jimenez ad esempio non è Giroud. Lui ha detto alla Invece, Giroud. lui ha detto invece stiamo cercando un giocatore più alla Giroud, magari anche più bravo a stare al centro dell'attacco e a giocare con la squadra, magari anche sparare alla porta, poi andare a riempire l'area. Jimenez invece è un attaccante che con la squadra magari gioca un po' meno, è un giocatore che magari va più sulla profondità, è un giocatore che in area di rigore scompare, riappare quando deve toccare la palla alla volta che deve fare gol, cioè non è un attaccante boa, è un 9. Adesso non mi insultate perché non sto dicendo questo, però il massimo esponente di questo è Pippo Inzaghi in carriera, ok? Però come tipologia di 9 da solo, certo non è Olivier Giroud. Ecco. No, ma ti vengono in mente dei nomi nel panorama attuale simili all'identikit di Tare, fatto da Tare? Ma insomma, se dobbiamo andare a vedere un po' il borsino degli attaccanti, Vlahovic, no, Eh, ma non per caratteristiche, perché no, in generale perché è complicato che possa arrivare. Mi viene in mente forse Retegui che il lavoro di spalla alla porta lo fa discretamente. perché a me me ne viene in mente uno, ma spero di no. Stai pensando a Udine? Eh sì, vedi che è venuto in mente anche a te. Lorenzo, stiamo parlando di Lorenzo Lucca, ragazzi. No, Dai. vabbè, dai, non ci voglio pensare. Andiamo avanti. Sulle punte ne parleremo a tempo debito. Giustamente lui stesso ha detto siamo fermi e attendiamo, quindi è inutile che stiamo a parlare di cose che in No, questo momento chiaro. non interessano neanche al Milan. Al Milan interessa fare il centrocampo. Quindi cercare di prendere Xhaka, che però insomma il Leverkusen non vuole andare in minusvalenza, c'è questo piccolo aspetto che è difficile convincere una squadra a creare minusvalenza su un proprio giocatore titolare e capitano. Quindi bisogna mettere dei soldini in più e quindi in questo momento è ferma. Così come la questione di Ajari, bisogna mettere i soldini in più come abbiamo detto in apertura, altrimenti diventa complicato farlo. Poi è ovvio, ci si può anche rifiondare su Ricci, eccetera, però Mh. insomma, credo che almeno due centrocampisti Milan li debba fare, proprio per qualità. L'ha detto lui stesso, bisogna migliorare il tasso qualitativo della squadra. Sì, credo che 2 più Modric come base, in modo da avere questi 2, ipotizziamo Xhaka, Yazari, Modric, Loftus-Cheek e son già 5, uno può essere Adli, se resta, e bisogna trovar l'ultimo, però tra Pobega, tra Bennacer, capir cosa fare, eccetera, eccetera, magari il centrocampo con 2 acquisti più Modric. E c'è Fofana, non so se l'ho detto. Eh, Fofana. Che ogni tanto mi sto dimenticando Yusuf, non so perché, lo accoppiavo forse sempre a Reinders e quindi me lo sto un po' scordando. Comunque il allora, centrocampo inizia già a essere un po' più pieno, ecco, con 2 acquisti, oltre a Modric. chiudiamo con due e tre altri aspetti, tra cui adesso parliamo di Leao, Pulisic, i terzini. E prima di tutto però volevo chiudere su una questione. Ha parlato di mancanza di rivoluzione, cioè nel senso non verrà fatta la rivoluzione. Però se poi andiamo a contare i ruoli che è andato a toccare, e adesso tra poco ne parliamo, ci sono terzino destro e terzino sinistro titolari.
2 presumibilmente titolari a centrocampo fanno 4, la punta in alternativa a Jimenez che possa andare in competizione, ha detto, quindi non uno sotto, e sono 5. 5, tolto il portiere che è Mike, sono metà squadra. Sì. Non è una le rivoluzioni, se no, altrimenti vuol dire cambiarli tutti, però non è una rivoluzione, ma è quasi. Su Leao ha detto semplicemente che lo ritiene un campione, non è in questo momento nella questione cessione, non cessione, non è in questo discorso, è più in un discorso, anzi, diciamo così, un giocatore fondamentale, guarda, ve le leggo, ma anche per il progetto. Ho avuto modo e anche allenatore di parlare seriamente con lui, ho avuto una bella sorpresa. Da fuori magari un altro pensiero, ma quando hai modo di conoscerlo, trovi un ragazzo molto competitivo. Le sue domande erano su come sarà rinforzata la squadra. Lo ritengo una pedina importante nel nostro progetto, ha tutto per diventare un campione vero. Lo ha sempre fatto vedere, ma io penso che ancora non ha fatto vedere quello che lui può davvero fare. Offerte? Non abbiamo ricevuto ancora niente. Gli interessamenti sono tutte voci di mercato. Cioè, non è che ha chiuso completamente la porta. No, Ha detto che è un giocatore però importante per il Milan. sì, mi aggrappo a questo, mi aggrappo al fatto che lui e Allegri abbiam già parlato con lui, cioè con Leao e niente dai, cioè anche vender Leao no ragazzi, cioè No, siamo stati allora, dai, mi sembra non sia proprio nell'ottica delle prime cose che no, no. ci sono. Poi è ovvio, se arrivan le offerte abbiam capito che si ascolta tutto, ci si siede con tutti e si valuta tutto qui, nessuno escluso. Lo sappiamo ormai, ci mettiamo l'anima in pace. Non dovrebbe magari essere così, ma ci mettiamo l'anima in pace. Però comunque, almeno un 2, 3 capisaldi, visto che ha detto lui stesso che non è una rivoluzione, dovremmo averli e tenerli. Sì, assolutamente sì. Ma anche per la questione difensore centrale, il ragionamento è stato non simile, ma quasi, del tipo restano i 4 che abbiamo, poi se arrivano offerte ne esce uno, ne entra uno. Però nel senso che non ci sono punti fermi, a parte che non ci sono proprio nel Milan punti fermi imprescindibili, penso che abbiamo capito. Su Pulisic ha detto che quello sì è un punto fermo, ma per il rinnovo se ne parlerà a tempo debito, quando sarà il momento. Quindi vedremo a fine mercato, non lo so. Sui terzini invece dice: abbiamo un identikit preciso. Vogliamo soprattutto giocatori giovani di grande prospettiva che siano funzionali per il nostro sistema di gioco. Sono cose che abbiamo studiato con l'allenatore. Abbiamo idee chiare e nelle prossime 2 o 3 settimane ci sarà un seguito a queste trattative. Mh, Quindi, in buona sostanza, facendo 2 conti rapidi, prima di tutto il centrocampista, che mi sembra la cosa prioritaria, anche per livello numerico, no? Quindi il centrocampista, poi i terzini, poi, nel caso, la punta. sì. Sì, sì, Questo mi sì. sembra. Anche se forse i terzini alla punta li metto più o meno sullo stesso livello, nel senso che i terzini devi comprare e la punta da affiancare a Jimenez la devi comprare. Centrocampisti però, cioè il centrocampo lo devi proprio costruire, quindi Mh. ci sta che sia questo l'ordine che hai fatto. Auguriamo come sempre buon lavoro a Iglitare e Sì, ci ritroviamo per i prossimi appuntamenti, Henry. sì, ne parliamo meglio sia a lunch che al talk. Oggi anche oggi io faccio il tris e, anche perché insomma finalmente datare, e sottolineo datare, un po' di parole di campo, di calcio, di moduli, di come si giocherà, di profili, cioè meno fuffa, ecco, meno giustificazioni di altre cose, meno giri di parole, cioè dritti, giochiamo a 3, vogliamo 2 terzini, la punta deve essere un bomber da cioè un po' più terra a terra, un po' meno calcoli e cose, algoritmi e cavoli strani, un po' più campo. Son contento di questo da parte di Tare. Ci ritroviamo tra poco per, come detto, Lance Talk e per commentare ancora queste parole, che son parole. Bravo, bravo. E commenteremo i fatti quando arriveranno. Grazie a tutti, ciao.